Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come risolvere il problema della lavatrice che non carica. Quindi non perdetevi neanche un secondo di questo video perché tutte le informazioni più importanti le troverete qui. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Bene, sicuramente la prima cosa da fare è quella di verificare che non ci sia il rubinetto dell'acqua chiuso, o perché avete chiuso l'acqua per fare dei lavori, o magari avete chiamato qualcuno a fare dei lavori in casa e vi ha chiuso l'acqua della lavatrice. Comunque per qualsiasi motivo può capitare, o per andare in vacanza, magari avete chiuso l'acqua, poi al ritorno vi siete dimenticati di riaprirla. Quindi la prima cosa da fare è quella di verificare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. Per aprire il rubinetto basta semplicemente fare così, quindi il rubinetto deve seguire il tubo. Se invece il rubinetto non segue il tubo ma va dall'altra parte, l'acqua è chiusa. Quindi in questo caso la apriamo così. Quindi una volta verificato che il rubinetto dell'acqua è aperto ma la lavatrice ancora non carica, la prima cosa da controllare è appunto che arrivi l'acqua dal rubinetto. Per comodità andiamo a smontare direttamente il tubo dalla lavatrice, quindi afferrate la ghiera con una pinza in questo modo e girate in senso antiorario così. E dopodiché procedete a mano. A questo punto puntiamo il tubo di carico in un secchio, in un bidet, in un lavandino e apriamo il rubinetto per verificare se arriva l'acqua. Ok, vedete? Questa è la pressione giusta dell'acqua che deve arrivare dal tubo e dal rubinetto. Se invece dal tubo non dovesse arrivare l'acqua, allora è molto probabile che ci sia un problema dal rubinetto. Quindi in questo caso richiudiamo il rubinetto, premiamo questo tastino nel caso avete un tubo acqua lock come questo qui e svitiamo in questo modo, tenendo premuto. Una volta sbloccato, continuiamo a mano. Fatto questo, possiamo verificare che all'interno del tubo non ci siano delle impurità sul filtrino da non permettere il passaggio dell'acqua. Adesso verifichiamo che ci sia la giusta pressione. Ok, direi che la pressione è quella giusta. Nel caso non dovesse arrivare l'acqua, non dovesse arrivare poca, allora in quel caso lì il problema è del rubinetto, quindi in questo caso dovete chiamare un idraulico, dovete sostituirlo voi se ne siete in grado. Allora, su alcuni modelli di rubinetti, tipo questo qui, si può togliere il tappino qui, questo qua, e qui c'è una vite. Può capitare a volte che si spana il rubinetto, perché questo qui è in plastica, in lega, quindi in sostanza succede che questo qui a volte gira a vuoto. Quindi potete fare una prova svitando una vite che c'è qui sopra e una vite a croce. Poi a questo punto sfilate la maniglietta e potete provare ad aprire il rubinetto con una pinza, perché se questa è bloccata l'unica possibilità è di forzarlo con una pinza girando in senso antiorario. Se neanche così riuscite a sbloccarlo, comunque gira, però l'acqua non vi arriva, e allora lì a quel punto dovete cambiare per forza il rubinetto. Bene, arrivati a questo punto possiamo fare un ulteriore controllo soffiando qui dentro per vedere se esce aria. E ovviamente per questo tubo qui, se per caso non dovesse uscire aria, significa che è andato in blocco, perché questa è la sicurezza acqua lock. Invece per i tubi, quelli standard, normali, se non dovesse passare aria, significa che è ostruito, ma è una cosa veramente rara. Non mi è mai capitato a me personalmente. Un'ultima cosa da fare prima di smontare mezza macchina è quella di verificare il filtrino di carico posto proprio all'interno dell'elettrovalvola. Allora, in alcuni modelli, almeno una volta, era molto più semplice controllarli perché, vabbè, a parte che subito ad occhio si vede se sono intasati, se ci sono delle impurità, però per pulirli si poteva prendere, quindi se avete la possibilità di sfilarlo, vedrete che ci sarà tipo una linguettina di plastica qui che spunta fuori, la afferrate
e tirate. Purtroppo negli ultimi modelli si sono divertiti a farli in maniera un po' diversa per complicarci la vita, quindi in questo caso qui io faccio così, inserisco un cacciavite a taglio all'interno e lo sfilo così, tanto anche se si forma un buchino in più non succede niente, comunque al massimo potete sostituirlo. Quindi per iniziare svitiamo queste viti, che sono quelle che bloccano il top sulla lavatrice. Una volta svitate possiamo sfilare, vedete, basta tirare, semplicissimo, e si sfila e lo togliamo. Ok, arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che controllare appunto l'elettrovalvola, anzi le elettrovalvole, perché in questo caso ne monta due, in alcuni modelli ne potrebbe montare anche tre, e nelle lave asciuga ne monta sicuramente tre, dove quella centrale è quella dedicata all'asciugatura che carica veramente pochissima acqua, quindi se sentite un filino d'acqua passare durante la fase di asciugatura, quella è l'elettrovalvola proprio dedicata all'asciugatura e funziona proprio così, non è ostruita, c'è proprio un riduttore di pressione all'interno perché deve caricare veramente pochissima acqua. Comunque detto questo, facciamo un primo controllo sulle elettrovalvole verificando la continuità. Quindi stacchiamo l'alimentazione, in questo caso qui bisogna sollevare un fermo e sfilare il connettore. Su questi modelli in realtà si può fare anche così, si può sfilare tutto il pezzo insieme e questo era il fermo di cui vi dicevo, vedete, e si sfila via così. Beh, questo possiamo anche rimetterlo a questo punto, oppure per comodità, visto che dobbiamo verificare appunto la continuità delle elettrovalvole, è meglio toglierli. Allora, impostiamo il tester in home, esattamente qui, ok, e lo posizioniamo qui per comodità, in modo da farvi vedere. Quindi verifichiamo che il tester funzioni, facendo una prova, vedete, mi dà un segnale, e verifichiamo che l'elettrovalvola sia in continuità. Quindi facciamo così e comunque vedete ci dà un segnale. Verifichiamo anche l'altra elettrovalvola e come vedete il tester mi restituisce un segnale, quindi c'è continuità. Nel caso non dovesse esserci continuità in una delle due elettrovalvole, significa appunto che una delle due elettrovalvole è interrotta e quindi va sostituito tutto il gruppo insieme, perché vendono tutto il pezzo insieme, non vendono solo le singole elettrovalvole, ma vendono tutto il blocco intero. Se vi interessa sapere quanto può costare un elettrovalvola di questo tipo o di altri modelli, vi lascio il link qui in basso nella descrizione del video, ci cliccate sopra, visualizzate i prezzi e poi scegliete se comprarli o meno. Comunque ve lo lascio qui sotto in descrizione. Se invece le elettrovalvole sono a posto, allora in quel caso lì dobbiamo verificare che arrivi corrente alle elettrovalvole, perché potrebbe esserci anche un problema, cioè nel senso che proprio non arriva corrente, quindi le elettrovalvole non vengono alimentate. Allora sappiate che la lavatrice la prima cosa che fa quando parte è lo scarico. Dopo che ha scaricato per 2-3 minuti o anche meno, parte con il carico. In alcuni casi parte anche direttamente col carico, però il più delle volte, ripeto, parte con lo scarico. Quindi se fate partire la lavatrice e non sentite nessun rumore, è molto probabile che ci sia forse la pompa di scarico bloccata. Magari in quel caso lì, se vi avvicinate con l'orecchio al filtro, sentite un ronzio e quindi in quel caso lì significa che la pompa di scarico è bloccata e dovete pulire il filtro. Però in quel caso lì c'è un video a parte che tratta quell'argomento che ve lo lascio qui in alto. Quindi impostiamo il tester sui 750 volt corrente alternata, che è esattamente qui. Quindi andiamo a verificare che arrivi corrente da questi connettori. Allora, in questo caso per comodità io faccio in questo modo, cioè inserisco senza l'adattatore, inserisco il connettore direttamente sulla valvola, così, facendo attenzione appunto verificando che i due contatti vadino a toccare i contatti dell'elettrovalvola, quindi faccio così.
che qui faccio la stessa cosa. Allora, su alcune elettrovalvole c'è la possibilità che inserendo il connettore normalmente ci siano scoperti i fili, ci siano scoperti i contatti, quindi si può andare a verificare se arriva corrente nello stesso momento in cui l'elettrovalvola viene anche alimentata. Quindi in questo caso accendiamo appunto la lavatrice, avviamo un programma, attendiamo che finisca lo scarico e a questo punto l'elettrovalvola dovrebbe essere alimentata. Possiamo appoggiare i puntali qui e come vedete il tester ci restituisce 230 volt. Questo significa che dalla scheda arrivano i 230 volt e ci fa anche capire il fatto che il cablaggio non è interrotto. Una volta eseguiti questi controlli, se anche così la lavatrice non dovesse funzionare, quindi è tutto a posto, funziona tutto, le elettrovalvole funzionano, il tubo di carica ok, il rubinetto è a posto, allora in quel caso lì significa che c'è un problema nella vaschetta di carico, nel convogliatore, è molto probabile che ci sia un'ostruzione qui all'interno e quindi probabilmente l'acqua arriva fino all'ingresso qui ma poi non va oltre.